sai quando devi essere sempre pronto e quindi fai le esercitazioni, no? Oppure quando vai a scuola per imparare, perché quando arriverà il momento tu sarai pronto? Sì, ok. Poi arriva il momento e ti sei dimenticato completamente delle cose facilissime che ormai fai da anni. Beh, mi serviva più caffè quella mattina. The video already, you had a chance to watch it before? Yeah, I see the video and I have the video in my session, so just in case I can try one take following. Ti starei chiedendo, mentre prendi il caffè come me alla mattina, ma come si toglie la voce da un video se è già mixata? C'ho il video in inglese e io voglio metterci la voce italiana. Così, per fare il mix. Ma voglio tenere la musica. Si può fare? Certo che si può fare. Velocità, precisione, prestazioni. Sono le caratteristiche dei veri leader. Sono le caratteristiche del primo notebook HP AI Gen Next. Next Gen. Sorry? Yeah. Don't worry, it's a mouthful. In pratica, mi arriva una telefonata. Ci sei stamattina? Sì, e ieri dovevo chiamarti, mi sono dimenticato. Sono qui col cliente, è già su Teams, lo sto intrattenendo. Gli ho detto che sei un po' in ritardo. Io? Sì, ti ho mandato un file video. Scaricalo, mettilo in timeline. C'è anche il testo, devi doppiare uno spot al volo, dobbiamo farlo subito. Ci sei? Ti mando anche il link. Ok, allora io preso un attimo dal rincoglionimento del mattino più lo stato d'urgenza, ok, dammi un attimo, scarico il file, lo metto in timeline, rolling. Ma non faccio una serie di operazioni che avrei potuto fare. Velocità, precisione, prestazioni. Sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione. Progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Perché io lo sapevo dentro di me, ma non ci ho pensato in quel momento che mi avrebbero chiesto di togliere la voce originale per poter sentire un pre-mix fatto al volo che gli consentisse di valutare la versione migliore che gli facevo con la musica e le immagini, quindi gli avrei dovuto mandare un filmato mixato. Non ci ho pensato, quindi lì per lì ho utilizzato Clear, un software che va benissimo per fare questa cosa, nel senso che è un software che utilizza un segmento di intelligenza artificiale e toglie la voce anche se i file sono in mono. Ma in quel caso io avevo dei file in stereo, quindi potevo usare un vecchio sistema mid-side, trovare dei software gratuiti per monitorare il mid-side. La tecnica del mid-side può essere una tecnica di ripresa dei suoni e quindi esula di molto da quello che dobbiamo fare noi. Questi sistemi cambiano la fase, modificano la fase e riescono ad escludere il centrale dai suoni laterali. Mi spiego meglio. In un file stereo tu hai tutti i suoni della musica che passano di fianco, no? Destra e sinistra, ce li hai tutti lì belli, aperti, che è tutto questo panorama sonoro bellissimo. Le voci normalmente stanno in mezzo, cioè le senti sul canale destro e sinistro, ma la tua impressione è che siano lì, in mezzo al centro. Il cantante di solito è al centro, poi i cori si spostano qua e là e il cantante sta in mezzo. Dato che il cantante sta in mezzo, modificando la fase è possibile annullare il cantante per effetto delle energie uguali ma contrarie che si annullano e si distruggono. Questo è il senso della cosa. Il mid-side utilizza questa tecnica, di fatto, che può essere replicata anche con dei gestori della fase sui software. No, guarda, è più complicato da spiegare che da far vedere e ora te lo faccio vedere così non ci pensiamo più. Usiamo dei plugin gratuiti, tanto per cominciare. Voxengo gratuito. Questo qui, dove cavolo l'ho messo? Questo, guarda. Questo softwareino qua, no, non è questo. L'ho preso subito, esatto, ce la faccio. Questo qui è gratuito. Si chiama... che nome ha? Ha un nome veramente strano. MSED, MS-ED, cioè sarebbe Mid-Side Editor, è free, è gratuito. Essendo gratuito lo puoi mettere in timeline anche su Pro Tools, guarda, qui c'è. L'ho messo qui Mid-Side Editor o non ce l'ho messo, no? Ci ho messo la qualunque, ma non ci ho messo
quello della Vox-Angry, adesso glielo vado a mettere, guarda, Midside Editor, lo prendiamo da qua, Msed Stereo, perfetto, ti faccio sentire subito che cosa fa. È una cosa molto, molto, molto semplice. Io avrei potuto fare così, dire mid mute. Non c'è più. Speed. Precision. Mid mute. Ma voglio abbassare, cioè alzare un po' il suono del side. Qui potevo anche alzare il suono del side. Non si sente buono dalla musica. Tra l'altro questo è carino perché ti consente di fare anche una cosa così, per esempio, no? Vuoi sentire meno la voce o di più la voce? Speed, precision, performance. They separate leaders from the pack and define the first HP. Quindi se ti capita, per esempio, di avere affossato la voce un po' troppo e te ne accorgi dopo, il file ce l'hai già mixato, con questo sistema puoi anche abbassare un po' il suono della base musicale e fare uscire di più la voce. È carina questa cosa, ma l'uso che ne avrei dovuto fare io, e che l'ho usato 1000 volte questo sistema, ma quella mattina non mi è venuto in mente e ho voluto usare Clear, che faceva kss, kss ogni tanto, perché è sempre in versione trial, anche se ho la licenza. Attivo la licenza, sta attiva per mezza giornata, quando lo apro su un secondo software va in trial e quindi ogni tanto fa kss. Your device has been successfully disactivated. Quindi io in teoria non ho attivazioni, va bene? A questo punto io, avendo il numero di codice qua sopra, check the administrator permission. Ma te puzza il culo, è questa? No activated device, quindi ce l'ho. Di fatto io ce l'ho, è attivato. Sei una cosa impossibile. Cioè, è qui, non c'è nessuna attivazione. Beh, frega niente, vabbè, tanto che si vada a far friggere, perché adesso funzioni. Non sei più in... Adesso funziona. Non è bellissimo. Vabbè, nella sessione non è stato un problema, perché tanto siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, perché il ksh lo fa solo ogni tanto. Però è fastidioso, capisci? Cioè, è fastidioso soprattutto pensare che io non ci avevo pensato a questa cosa. Capito? Questo fa così, guarda, gli altri fanno la stessa identica cosa. Allora, chiudiamo questo, apriamo il BX solo. Questo è gratuito, è bellissimo. Della Brainworks, ti iscrivi alla plugin Alliance, che è questa. La plugin Alliance, e ti scarichi tutto il loro pacchetto software, installi la roba gratuita. Questo è bellissimo, a parte che la Brainworks fa della roba bellissima, però una volta che tu lo attivi hai il pulsante per invertire il left-right, per sentire solo il left, per sentire solo il right, quindi è un monitoring. Questo ti consente di gestire il monitoraggio dei suoni. La M che sta non per mono ma sta per mid, e la S che sta per side solo, quindi io posso sentire solo il side, escludendo di conseguenza il mid. Speed, precision. Voilà, vuoi alzare un po' il volume? A parte che lo puoi alzare dalla traccia, però voglio dire, capito? Queste sono le cose che puoi fare. Precision, performance. Se ascolto solo l'M, il mid, fai attenzione in cuffia, che sentirai in mono. Speed, precision, performance. They separate. Stai sentendo tutti i suoni che si trovano solo nel canale centrale, capito? Il trucco che sanno tutti praticamente è quello. C'è anche un altro software gratuito, questo è della Melda. Melda, quanto la vola bene la Melda. Melda fa dei software veramente belli. I software di Melda sono fantastici e ne hanno tantissimi gratuiti. Questo si chiama MS Stereoscope. Aspetta che te lo faccio vedere. MS, cioè Midside Stereoscope. Questo è non è esattamente solo un file di monitoring. Questo è un plugin di monitoring. Ti consente di monitorare, ma anche di vedere come lo stereo si comporta nello spazio, no? Te lo fa vedere qua sotto. Qui vedi questa roba. Ti dice scope 3.7, quello che ti pare. Facciamolo partire. Ci sono il controllo del left, right, mid, come nel software che ti ho fatto vedere prima, e il side. Cioè io posso ascoltare il left, il right, il mid, cioè quindi il centrale e il side. Stessa cosa. Speed, precision, voglio sentire solo il side. Performance. Aspetta, c'è un call center. Quanto mi piacciono i call center. Vediamo un po' chi parla stamattina.
Die Rechnung Ihres Zahnarztes ist sehr hoch. Wünschen Sie einen qualitativ hochwertigen Service? Come? Wir haben die Lösung für Sie. Drücken Sie 1, um mit einem Assistenten Kontakt aufzunehmen. Non ho capito. Non ho capito. Questo era un call center dalla Germania. Premiamo 0, vediamo dove me lo passa. Mi ha messo giù, porca miseria, che volevo parlargli un po'. Vabbè, te ne faccio vedere un altro, no? Perché so che non ti... Questo qua, la Hoffa, la conosci la Hoffa? La Hoffa, chissà se riesco a trovartelo qui, Hoffa. Hoffa plugin, questi qui, sono tedeschi di Germania. Dici, ma costano un sacco questi plugin? No, hanno un installer, anche loro, un installer molto carino. Tu installer solo le cose free e sei a posto. E puoi usare questo, anche questo è un software di monitoring, serve per monitorare i suoni che ci sono, che stai facendo uscire, no? Se io per esempio lo lascio in stereo normale, Speed, precision, e qui posso usare il trucchetto, lo metto in mono e poi metto in controfase un canale. Cioè qui devi compiere un'operazione che invece nell'MS che hai visto prima lo fa in automatico. speed. Ok? They separate leaders. Cioè dal momento in cui io metto in controfase un canale, creo l'effetto che volevo. Questo controlla il mid-side, ma mi controlla la fase e mi consente di fare questo. Allora, ma facciamo una cosa diversa. Poi te la faccio vedere anche su Reaper, che è molto facile da fare. Tu clicchi sulla traccia, premi il pulsante destro, split into un mono, metto in mute la traccia principale. Facilissimo, no? Questi qua sono con il pan al 100% a destra e a sinistra, quindi in realtà questo ha tenuto la stereofonia. Speed, precision, performance. They Ok, questa è in mute, questa traccia qua è muta, la nascondiamo così facciamo prima, hide. Ok, adesso giochiamo a invertire la fase di questa traccia. Abbiamo detto che è in stereo, pan più 100 e pan meno 100. Se in questo momento io cambiassi la fase di questa traccia, vado sulla clip effects e inverto la fase, speed, senti solo un effetto, diciamo, nel panorama stereofonico perché ho invertito la fase, quindi le fasi cominciano a muoversi diversamente. Ma per adesso non va in mute. Per mandarlo in mute io devo mettere questo a 0, cioè devo portarlo a 0. Ok, scrivi 0, grazie. Questo idem devo portarlo a 0. Eccolo qua. Adesso i due file sono in mono. speed, precision, Cioè praticamente tutti e due sono al centro del panorama stereofonico. Non c'è stereofonia. Se a questo punto cambio la fase, speed, precision, performance. They separate leaders from the pack. voilà. Capito? Facilissimo. Ho cambiato la fase in questo, ma potrei cambiare la fase in questo, anziché in questo. Questa adesso la fase è attiva, disattiva. La metto su questo Speed, precision, e sparisce. Non importa, uno dei due deve essere in controfase rispetto all'altro e deve essere tutto in panorama stereofonico, cioè monofonico, anche nel panorama stereo, monofonico. Capito? Questo è quello che si può fare su qualunque software. Questo per esempio era Pro Tools, adesso vi faccio vedere cosa si può fare anche su Reaper. Allora, per prima cosa parliamo di sistemi più avanzati che sono in grado di scorporare i file. Questa è una cosa che non potevo sicuramente fare mentre ero live, mentre stavo facendo questa cosa. Avrei dovuto prepararmi prima, oppure dire 5 minuti, sono italiano, mi faccio un caffè e poi arrivo. Ma non l'ho fatto. Però spendiamo 2 parole giusto per saperle, no? È come quando ti eserciti, perché dopo sai le cose. Allora, se io adesso prendo il filmato originale e lo carico qua dentro, ok? Ecco, questo è stato uno dei primi RX dell'Isotope a consentire di fare questa cosa. speed, precision, Ok? E come facevi? Facevi in questo modo. C'è una cosa che si chiama Music Rebalance che non funziona su nessuna DAW, solo su Logic funziona, che tra le altre cose è la cosa più inutile del mondo che funzioni su Logic, perché Logic ha un suo Music Rebalance interno, per cui vabbè. Quindi ho scaricato la versione 11 pensando, Isotope avrà fatto un aggiornamento.
è uguale a prima, quindi 200 euro di aggiornamento ho pensato che non li spenderò perché non ha senso. Comunque il Music Rebalance praticamente è in grado di suddividere, era in grado a suo tempo, prima che ci fosse tutta la follia delle AI, di suddividere voce, basso, percussioni e tutto il resto. Se dobbiamo essere sinceri, è un po' lento, perché anche solo per fare una preview facciamo good, better, good, basta, good. E come senti? La sta togliendo. Poi ti può anche generare, se tu fai separate, ok, rimettiamo a zero questo, poi facciamo un separate, ti può generare voce, percussione, basso, altri strumenti, e tu nella voce sentiresti la voce Speed, precision, performance. estratta, le percussioni, quelle che lui ha definito percussioni, ma c'è la voce sotto in realtà, perché fa così, e poi ci sono i bassi, che è sempre la voce, l'ha riconosciuto come bassi, e gli altri strumenti. Allora, questo software è andato velocemente invecchiando, nonostante sia molto interessante, e la suite nuova di Isotope, che dovrebbe essere aggiornata, ecco, al momento non ha il rebalance attivo, non solo qui ma anche su Pro Tools o su altri software, perché praticamente dice che lavora solo su Logic. Vabbè, allora io questo lo posso anche chiudere perché non ha importanza, quindi non potrei usare questo, cioè lo potrei usare, però ci vuole una vita, ho bisogno di una cosa veloce come il pensiero, capito? Ma parliamo di cose serie. La versione 11 di RX dovrebbe funzionare anche quella solo su Logic. Ma che senso ha anche fare un aggiornamento di questo genere quando Logic ha inserito al suo interno un sistema che estrapola già, e molto meglio, tutte le tracce e fa parte del pacchetto di Logic? No, così me lo stavo chiedendo. Dunque, normalmente lo facevo qui su Logic, però Logic ha un difetto in questo caso: non mi consente di caricare più video in contemporanea lungo la timeline, quindi lungo la lunghezza. Potevo farlo lo stesso, bastava farlo praticamente in verticale anziché in orizzontale, cioè facevo il trattamento alla voce, a suono di questo file, e poi caricavo sotto i vari take, ma mi diventava scomodo, quindi ho preferito lavorare in orizzontale, ho usato Reaper. Però su Logic ci sono due modi per farlo bene. Uno è usando il gain, che ha questa opzione: tu metti in controfase il canale L, poi metti in mono. Ora ti faccio vedere che cosa accade. Questo è il filmato originale. Speed, precision, performance. They separate leaders from the... Ok, io qui devo togliere la voce. Metto in controfase un canale, il destro e il sinistro non ha importanza, poi metto in mono, e a questo punto They separate leaders from the pack. Find the first HP. ok? Finché resta in mono senti solo la musica, però in realtà senti solamente quello che esce a destra e a sinistra. Tutto ciò che si trova al centro viene annullato, quindi ci sono anche altri suoni che probabilmente spariscono. Ma per fare un mix andava benissimo. Però Logic ha anche una cosa nuova nelle nuove versioni, che è questa: pulsante destro e poi cerchi, lo trovo, è Processing Stem Splitter. Con lo Stem Splitter, guarda cosa succede. Voilà! Io mi ritrovo con 4 file, che sono quello della voce qui, And tap into your... e tutti gli altri sono le musiche. Io metto in mute questo, ed ecco che ho ottenuto il file. Certo, tu dici, potevo farlo tranquillamente anche lì. Sì, ma non mi è venuto in mente in quel momento dovevo fare tutto, quindi mentre mixavo al volo, mentre loro raccontavano le cose, mi raccontavano delle altre, potremmo fare questo e questo, e non ho pensato di fare questa cosa. Quindi lo potevo fare, non ci voleva molto. Caricavo su Logic, facevo questa cosa e mi esportavo queste 3 tracce che erano già esportate, tra l'altro in stereo, quindi c'era tutta la musica con una buona stereofonia anziché essere in mono. Ma questa era una delle opzioni disponibili con Logic. Parlando di sistemi molto veloci, ti faccio vedere al volo Voxless
Voxless, che è in grado tranquillamente di far sentire, cioè, di ottenere il risultato, cioè, voglio dire. Velocità, precisione. Taci tu. Performance. They separate leaders from the pack and define the first HP. Magari attivandolo. Più o meno hanno tutti lo stesso problema, cioè riconoscono un basso o comunque un suono che deve rimanere lì quando sono i bassi della voce, nel caso di questo filmato, ok? Quindi, però, cosa hanno di particolare questi sistemi? Voxless piuttosto che Clear, piuttosto che RX, che probabilmente se tu gli dai un file in mono, item settings, e poi diciamo fammi un mono da un mix, abbiamo un file mono in questo momento, Precision. Performance. They separate leaders from the pack and define lo separano il file. the first HP. E tu dici perché se è in stereo non funzionano gli altri? Il problema è proprio quello. Allora, questi sono in grado tranquillamente di riconoscere. Tu sei ancora in trial, ma vergognati, ti ho messo la licenza un quintale di volte. Va bene, allora andiamo per ordine. Dall'inizio, play. Speed. Precision. È un file in mono, ma lui lo riconosce. Gli altri sistemi che sono molto interessanti, che sono per esempio questo qui della Voxengo, piuttosto che prendiamone uno, questo è perfetto, questo ci spiega esattamente come funziona tutto. Allora, questo utilizza la fase per generare una controfase, cioè mi spiego meglio perché ho detto utilizza la controfase per annullare i suoni che stanno al centro, ok? Tutto ciò che sta al centro viene annullato per individuare quello che sta al centro, che sarebbe il canale mono, diciamo, anche se tu hai due casse, però c'è un suono che tu senti al centro, ecco, quel suono lì viene eliminato. Lo fa perché quel suono è presente sia a destra che a sinistra nei file stereo, però di fatto agisce allo stesso identico modo, quindi questi suoni che sono praticamente identici, mettendoli in controfase, seguono la regola che due energie uguali ma contrarie si annullano. Ok, due forze uguali ma contrarie si annullano. Allora, questo è mono in questo momento, perfetto. Io lo metto in mono e faccio una controfase, lo attivo perché altrimenti non si sente assolutamente. No, attivalo magari, ma tipo attivalo, ok? And define the first HP next gen AI. È sparito, cioè io ho premuto la fase e non è che sia cambiato qualcosa, è sparito, semplicemente scompare. Perché? Perché questo software lo vede comunque come due canali, quindi interpreta destro e sinistro. Per lui è una stereofonia, anche se è monofonica come qualità del suono. Siccome sono uguali a destra e a sinistra, se prendi uno dei due canali e inverti la fase, si cancellano completamente. Ma se fosse stato in stereo, item settings, ed è qui che volevo arrivare, lo mettiamo in mode normal, eccolo qua. Lo metto in stereo mix. Break leaders from the pack. Ok. And define the first HP. Tu senti semplicemente che cambia, c'è una percezione del suono leggermente diversa, ma è cambiato qualcosa di importante, perché mettendolo in mono io vado a mettere in controfase tutti i suoni che si trovano nel canale centrale. E senti solamente i suoni che stanno esternamente, cioè che si muovono nella stereofonia. E quindi hai l'impressione di avere la base libera. È un po' come il karaoke, quando vai a cantare il karaoke, premi il pulsante karaoke, scompare il cantante, ma rimangono i cori, gli effetti, le musiche, eccetera, e tu puoi fare finta di essere il cantante, capito? Sì, tra le tre sono anch'io per una delle ultime due. Una delle ultime due. Facciamole da sole. Facciamole da sole. Allora, vi faccio perché poi bisogna sentirlo insieme, se no si rischia di fare un attimo, faccio un piccolo editing, fare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo, perché sarebbe la parte col tuo ritmo che è quella che ci interessa, vero? Sì. Perfetto, allora questo è il primo, questo è il secondo, faccio una veloce giuntura e questo sarebbe l'insieme con il secondo finale. Velocità. No, scusate, perché questo è quello che mi avete proprio detto di non usare. Io uso proprio quello. Va bene. Passo col tuo ritmo.
Questo invece è leggermente diverso, quindi progettato per eliminare le distrazioni e stare al... Qui ho giocato diversamente, vediamo dove lo attacco. Ok, lo attacco da nessuna parte, lo mettiamo qui, ci vuole per intero. Un attimo, arrivo. Questo lo usiamo tutto e lo mettiamo qui. Ora io duplico la traccia, no? Vado qui e dico duplica traccia completamente. Quindi ho creato una traccia identica qui sotto. Poi vado nella traccia sopra e gli dico di ascoltare solamente il canale left, quindi questo diventa un canale mono left. Questo diventerà chiaramente il canale mono right, perché se gli metto sempre il left è come se lo mettessi in mono, sono uguali, appena lo annullo si annullano tutti e due e c'è il silenzio totale. E poi qui devo cambiare la fase dove cavolo è qui. Questo qui è il pulsantino di fase. Tic, 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 tic. Se dovessi andare nella versione, adesso questo è il tema, andiamo nel tema di default, ok? Il pulsantino di fase nel tema di default è questo. Ok? Questo è Reaper col tema Natale e questa è la fase. Se io lo ascolto normalmente, questo file... Speed, precision, appena premo la fase, ho ottenuto lo stesso identico risultato. Quindi ne avevo di sistemi per ottenere la stessa identica cosa senza usare un software di terze parti. E queste erano le varie possibilità. Cioè qualsiasi software che avesse la potenzialità, è vero, di cambiare la fase. Questo qui è facilissimo, te lo faccio vedere su questo file stereo. Andiamo in solo su questa traccia. Se vado in solo su questa traccia, guarda, e poi attivo questo gratuito della Voxengo, lo tengo in modalità inline perché altrimenti devo utilizzare le tecniche di encode, decode che servono invece quando fai registrazioni mid-side, che sono una cosa completamente diversa. Tenendolo inline io posso monitorare il file e monitorare se sentire mid-side, cioè mid-mute, metto in mute il mid, side, metto in mute il side, oppure girare le fasi, ma a me interessa mettere in mute il mid, cioè il centrale, no? Speed, precision. E magari dare del volume al side, in modo che si senta di più. Lo ascolto di nuovo, per esempio. Speed, precision, performance. They separate leaders from the pack and define the first HP next gen. Vedi? Qui ti consente anche di abbassare il volume di percezione del suono della musica, perché lavorando direttamente sul side posso alzare e abbassare il livello. AI PC built. Ok? Speed, precision, performance. They separate leaders from the pack and define the first HP next gen AI PC built to tune out distraction and tap into your rhythm. Speed, precision, performance. They separate leaders from the pack and define the first HP next-gen AI PC built to tune out distraction. Capito? Puoi fare un sacco di cose con questi sistemi. E io già li conoscevo, ma col cavolo che mi sono venuti in mente quella mattina. Vabbè, è stato bellissimo. Volete sentire con la musica? Sì. Allora, tu esci da qui, Virtual 3 4, alziamo questo volume. Dunque, c'è anche la voce inglese. Se mi date un secondo posso applicare un effetto che elimina la voce. Tengo l'inglese sotto per avere i tempi. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione. Progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Sì, io preferisco questo. Ok. Concordo con Mentana. Mentana, tu confermi? Sì, confermo la scelta, l'accendiamo. Ok, allora questa la chiamo come... Ok. Questo diciamo che è la prima buona. Ve lo faccio rivedere sulle immagini senza il parlato un attimo, Play. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione. Progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Allora, anche così mi piace. L'unica cosa di cui non sono convinta è l'apertura. Sì,
stavo per dire la stessa cosa. La parte e quelle del primo PC AI fino alle distrazioni, lì mi piace molto questa. Del velocità, precisione, prestazioni, mi piace quasi di più l'altra. Vi rifaccio un'altra cosa iniziale come quella, però non con quel tono, sì, come sono felice, ma un pochino più come sono io sono l'uomo. Vado, ci provo. Ok. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader. Non è esattamente quello che volevo fare, ma quindi lo rifaccio, se non vi dispiace. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione, progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. L'ho fatta talmente male che la cancello. Ok? Via. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione, progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Scusate, ho rifatto il finale perché ho fatto una scivolata in mezzo. Possiamo risentire le ultime due così mi concentro sulla parte finale? Ok. Play. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione, progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione, progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Ho capito sul finale la differenza, forse io andrei per l'ultima, se proprio dovessi dire la mia, così veramente ha un ascolto veloce, però non so se era la stessa vostra opinione. E in realtà ci contendevamo la prima, la seconda e la terza. Cioè capisco Sì. che c'è l'enfasi sulla prima, però questa è un po' più, la trovo un po' più amalgamata nel flusso. Sì, poi mi piace l'intro in cui è più ti racconto un segreto, poi c'è un crescendo e poi sì, no. Direi che la terza secondo me può andare. Allora ve la faccio rivedere e poi vediamo se battezzarla a sto punto. Play. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione, progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo. Sì, direi che la possiamo confermare. Ok, perfetto. E allora preparo il file pulito così ve lo faccio avere. D'accordo? Ottimo, grazie Perfetto. mille. Fantastico. Grazie a tutte, buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Velocità, precisione, prestazioni sono le caratteristiche dei veri leader e quelle del primo PC AI di nuova generazione, progettato per eliminare le distrazioni e stare al passo col tuo ritmo.